Ragazzi, oggi vi svelo la soluzione definitiva per chi ama i pedali ma vuole la comodità di una pedaliera mini. Ma che dico mini? Nano! Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e negli anni ho capito che uno dei problemi di chi assembla una pedaliera è avere la massima resa sonora ottimizzando gli spazi. I produttori di effetti infatti passano da pedali anche piuttosto grandi a pedali invece in versione mini. Mio nonno diceva sempre che nella botte piccola c'è il vino buono e così ho voluto verificare di persona se una pedaliera con tutti i pedali di piccole dimensioni potesse competere con le sorelle maggiori in termini soprattutto di suono, anche perché in termini di praticità ha già vinto. Nell'assemblare la mia nano pedaliera ho dovuto darmi delle priorità e dei limiti. 1. Dimensioni ridotte, anzi ridottissime. 2. Deve essere adatta per il genere rock blues. E 3. Deve avere solo pedali mini. Ragazzi, mi raccomando, guardate tutto il video fino alla fine perché troverete dei consigli per ottimizzare la vostra pedaliera. E visto che YouTube mi ha detto che pochi lo hanno fatto, non dimenticate di attivare la campanella e ovviamente non iscrivetevi mai al canale. La mia esigenza è una pedaliera per suonare in casa e dal vivo. Deve prevedere 6 o 7 pedali, deve essere leggera e comoda da trasportare anche in aereo o in treno. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i prodotti che ho usato per questa nano pedaliera. Premesso questo, la scelta è andata sulla Pedal Train Nano, probabilmente una delle pedaliere per chitarra più piccole e leggere presenti sul mercato. Ringrazio Face Distribution per avermela mandata. Come vedete è davvero minimal, guardate che spettacolo, poi vedremo tutti i pedali utilizzati. Questa pedaliera arriva nel suo zainetto molto carino, compatto e con una tasca per mettere eventuali cavi o accessori. Possiamo portarla tranquillamente da questa maniglia oppure metterla a tracolla. Alla base della pedaliera il velcro non è incollato ma viene comunque fornito. A me hanno poi mandato anche un rotolo colorato di 3 metri da tagliare e incollare chiamato Hook Loop Love e ho scelto un bel rosso visto che stiamo nel clima natalizio. E poi ragazzi, l'accostamento con il nero della pedaliera devo dire che mi piace molto, aggiunge un bel tocco di colore. E se anche voi decideste di comprare questo velcro, ricordate che una parte va sempre ad organizzazioni ed enti di beneficenza. Bravissimo Pedal Train! Dopo aver messo il velcro sulla pedaliera nano e sotto i pedali ho installato l'alimentatore. Ho già ribadito in un altro video quanto sia importante l'uso di un alimentatore stabilizzato e con delle uscite separate regolabili per ogni pedale. Per questa nano pedaliera la scelta è caduta sul CHOX 4, probabilmente l'unico alimentatore talmente piatto da stare sotto la Pedal Train Nano. È alto infatti soltanto 2,5 cm e pesa solo 230 grammi, tant'è che l'ho fissato solamente con il velcro. Questo in realtà è il kit di espansione del CHOX DC7 che ho recensito qualche tempo fa qui sul canale, ma potendo essere alimentato anche da un comune alimentatore da 9 volt o via USB, per me si è rivelato perfetto. Quando sono a casa ad esempio lo collego con un cavo USB direttamente al computer o un alimentatore per smartphone. Abbiamo dei deep switch tramite i quali possiamo passare dai classici 9, 12, 15 o 18 volts. Naturalmente avendo più di 4 pedali qualcuno lo metterò in cascata con un comunissimo cavo split. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo prendete il velcro rosso e appiccicatelo sul tasto mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Dopo aver collegato i cavi di alimentazione li ho sistemati con delle fascette a dei supporti 3M adesivi e in questo modo tutto quanto risulta molto più ordinato. Ora non resta che collegare i pedali. Dovendo risparmiare spazio però la scelta è andata obbligatoriamente sui cavi più piccoli presenti sul mercato, gli EBS PG10 Flat Gold. Sono dei cavi da 10 cm di lunghezza con i connettori in zinco fuso placcati in oro 24 carati dal profilo ultra piatto, non so se riuscite a vederlo. E qui veniamo al primo problema. È risaputo che per esigenze di spazio i pedali mini hanno sempre ingresso e uscita posti lateralmente. Ma purtroppo non c'è uno standard, per cui alcune volte l'output di un pedale combacia con l'input del successivo e purtroppo si perde qualche centimetro in pedaliera. Magari se i vari produttori si mettessero d'accordo saremmo tutti più felici. Ora non resta che collegare i pedali mini. Per le mie necessità di una pedaliera rock blues leggera e con la versatilità per un uso live o in studio, la scelta è caduta su questi pedali. Il primo pedale fondamentale per un suono rock blues è il fuzz. Ormai ne esistono un'infinità, qui ne ho un altro,
un altro ancora, un altro ce l'ho di là. Ragazzi, se non amate il fuzz è perché non sapete usarlo. Ma uno tra i più belli e più semplici in formato mini è il Golden Fleece della Mythos, una ditta americana che produce pedali boutique. Ha un buffer al suo interno e oltre allo switch di accensione ha solo un potenziometro chiamato More, che alzando aumenta la distorsione e il volume, passando da un overdrive a un fuzz. A mio avviso è uno dei suoni fuzz più belli che abbia mai sentito e sebbene le sue funzionalità siano limitate a un singolo potenziometro di guadagno, questo in realtà è tutto ciò che vi serve. Il resto lo dovete regolare con il volume della chitarra, i potenziometri del tono e i controlli dell'amplificatore, e vi assicuro che questo pedale vi insegnerà ad utilizzare un fuzz. Se poi volete delle dritte per usare il fuzz vi rimando al video qui sopra e in descrizione. Come la maggior parte dei fuzz non ama avere altri pedali prima di lui, per cui la sua posizione è obbligatoriamente prima dell'accordatore. Ho scelto il Polytune 3 Noir per due semplici motivi: è preciso e include il buffer Bonafide integrato che possiamo attivare o meno. Ha poi varie modalità di accordatura, cromatica, stroboscopica e permette anche l'accordatura polifonica. Per me, ragazzi, è uno dei migliori accordatori presenti sul mercato, si legge molto bene ed essendo in formato mini potete metterlo dove volete. Da qui il segnale passa nel boost, il classico EP Booster della Exotic, un pedale che uso da anni e che volendo è uno di quei pedali che potreste lasciare sempre acceso in pedaliera. Basta infatti alzare il potenziometro di guadagno per avere un suono caldo, corposo, tipico del circuito preamp delle P3 Tape Echo a cui si ispira. Volendo potete anche metterlo più avanti all'interno della catena per un solo boost, oppure utilizzarlo come boost per saturare l'ingresso del pedale seguente, l'MXR Duke of Tone. Ragazzi, questa è una piccola gemma nel panorama dei pedali mini. Per chi non lo conoscesse, è un pedale overdrive prodotto da MXR e realizzato in collaborazione con il costruttore di pedali boutique Analog Man. Questo pedale è ovviamente true bypass ed è basato sul suo famoso pedale Prince of Tone. Ha tre modalità che aggiungono un tocco di calore e grinta al vostro suono: overdrive, boost e distorsore. Io lo uso in modalità overdrive per simulare il suono di un ampli nel punto di break up. Nulla mi vieta di cambiare suono spostando lo switch. La modalità boost infatti ci dà una spinta vigorosa ma pulita, mentre la modalità distortion ci dà un suono ancora più spinto. Se lo alimentate a 18 volt è una goduria assoluta. Ovviamente possiamo anche boostarlo con l'EP Boost in ingresso per un suono ideale in un assolo blues.
Se poi ho bisogno di un suono più adatto al rock classico e moderno, il pedale successivo è quello che fa la differenza. L'Exotic SL Drive. Questo effetto simula il classico suono del Marshall Plexi, l'ho recensito qualche settimana fa, per cui se amate il suono Marshall Super Lead o Super Bass vi consiglio di andarlo a sentire nei dettagli. E anche questo vi consiglio di alimentarlo a 18 volts per una maggiore headroom. Il penultimo pedale è un compressore, la scelta è caduta sul Mini Ego Compressor della Wampler, che è un pedale true bypass incredibile, versatilissimo, sebbene il formato sia mini. Come diceva nonno, nella botte piccola c'è il vino buono. È infatti la versione ridotta dell'Ego Compressor, sempre della Wampler, ma a parte le dimensioni ha tutte le caratteristiche di un compressore di qualità. Ringrazio sempre Brian Wampler per avermelo mandato. Regolarlo è semplicissimo, ha questi 3 potenziometri, il controllo blend consente di miscelare il segnale non effettato con il segnale compresso e ottenere quindi tutti i vantaggi della cosiddetta compressione parallela. Poi abbiamo il controllo sustain che imposta il ratio, ossia la quantità, il rapporto di compressione, e poi abbiamo il controllo di volume. Ci sono poi 2 switch, il tono per recuperare alte frequenze che tendono a perdersi con compressioni elevate e il controllo attack per scegliere un attacco lento o veloce. Se non sapete come regolare il compressore, vi suggerisco di studiare il mio corso Suoni Effetti in 2 volumi, dove oltre a imparare i 17 effetti più comuni, imparerete a creare 29 catene effetti adatte a qualsiasi genere. Vi assicuro che dopo averlo visto gli effetti per chitarra non avranno alcun segreto e risparmierete del tempo prezioso che non avete. A me ragazzi piace molto il compressore posto dopo gli overdrive, ma prima delle modulazioni e dei ritardi, per un semplice motivo. Lavorando molto con il potenziometro del volume della chitarra e con il tocco della mano destra, non voglio che il compressore vada a modificare troppo il tocco che decido di dare, anche perché sappiamo che variando il tocco o il volume vada a cambiare il segnale che entra nei pedali, e quindi ho bisogno di tutta la sensibilità possibile, specie sui suoni non troppo distorti. In pratica uso il compressore come viene usato in studio di registrazione, livellando il suono e rendendolo più bello e corposo, senza modificare però la dinamica in ingresso ai pedali. Naturalmente non c'è una regola giusta o sbagliata, se vi trovate bene con il compressore prima degli overdrive fatelo pure, anzi scrivetemi come lo utilizzate con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. E l'ultimo pedale è un delay analogico true bypass, il Carbon Copy Mini, sempre della MXR. Non ho provato la versione standard, ma ho sentito molti che preferiscono questa versione mini in termini di suono. Dalla mia esperienza posso dire che suona benissimo e ha i classici controlli di un delay analogico, time, delay e regen, sarebbe praticamente il feedback. Ha anche un controllo bright per schiarire un po' il suono, specie se avete un ampli un po' scuro, e il controllo modulation per sporcare le ripetizioni con delle modulazioni che ricordano il chorus. Non ci sono altri controlli esterni per la modulazione, bisogna aprire il pedale e settare i trim all'interno per regolare i controlli width e speed. Così come esce di fabbrica, a me piace, il suono è molto lieve e funziona molto se lo usate specie su delle parti arpeggiate. Il tempo massimo del delay è di 600 millisecondi, che secondo me è più che sufficiente per un uso normale. Da qui il segnale va diretto nell'amplificatore, ma le possibilità non sono finite qui e ora vi spiego.
Ragazzi, questo setup è probabilmente il più leggero che abbia mai avuto, mi permette di avere una pedaliera con dei suoni e dei colori molto versatili, ma la bellezza è anche poter cambiare eventuali pedali per andare incontro ad altre esigenze. Ad esempio, potremmo inserire anche un altro pedale, a patto ad esempio di levare l'accordatore e usarne magari una clip, e potrei metterci un chorus dedicato, un tremolo ad esempio, oppure bypassare proprio l'ampli e inserire un pedale tipo il Tone X1 che andrebbe ad emulare ampli e cabinet. In questo modo non avrei neanche più bisogno dell'amplificatore e andrei diretto nell'impianto, rimanendo sempre in queste dimensioni, un po' come ho fatto nel video di un'altra pedaliera che trovate qui sopra. Ciao ragazzi, buona musica!